Benvenuti a Planet Spin Podcast. C'è un argomento caldo, anzi direi bollente, che sta animando le discussioni tra noi pescatori sportivi in queste settimane. Parlo di quello che sta succedendo, alla diga foranea di Ravenna, a Porto Corsini. Una cosa abbastanza incredibile, grandi tunni rossi, pesci magnifici, che arrivano vicinissimi alla costa e vengono catturati proprio da riva. Fenomeno spettacolare, sì, ma che purtroppo sta mostrando un lato oscuro molto molto preoccupante. Oggi vogliamo guardarci dentro bene, fare un'analisi dettagliata basandoci sulle informazioni, sui video, sulle testimonianze che abbiamo raccolto e che trovate su planetspin.it. C'è materiale importante, segnalazioni come quelle per esempio di Matteo De Falco di Pesce TV o quelle immagini forti documentate da Fabio Ricci che hanno fatto il giro del web tra gli appassionati. L'obiettivo qui è capire bene le implicazioni, perché questa situazione è, un campanello d'allarme serio per tutti noi pescatori. Non possiamo far finta di niente. Sì, è una situazione quasi, come dire, paradossale. Da un lato è un evento naturale eccezionale, vedere i tonni rossi cacciare così vicino è, forse un buon segno per l'ecosistema, magari c'è tanto pesce foraggio. Dall'altro lato, però, il modo in cui alcuni stanno gestendo queste catture sta trasformando tutto in un problema. Un problema etico, biologico e di immagine pesantissimo per noi pescatori. Quindi sì, parliamone apertamente. Ottimo. Allora, entriamo nel vivo. Guardiamo i fatti così come sono stati riportati. Le immagini, i video che Planet Spin ha raccolto o comunque commentato parlano chiaro. Si vedono pescatori, tanti, assiepati sulla diga, canne piegate al limite, combattimenti che vanno avanti per tempi lunghissimi. Tempi enormi. Parliamo di tonni belli grossi, catturati a spinning, proprio da lì, dai massi della diga foranea di Porto Corsini. Le cronache, come dicevamo, parlano di recuperi sfiancanti, li hanno definiti quasi di lunghezze geologiche. E guarda, proprio la durata del combattimento è il primo gigantesco problema. Questi recuperi così lunghi, magari fatti con attrezzature sì potenti, ma non sempre perfettamente bilanciate, per ridurre i tempi con pesci di quella stazza da un punto fisso come una diga, portano il tonno a uno stress pazzesco, accumula acido lattico nei muscoli a livelli che non può sostenere praticamente. E poi le informazioni che ha raccolto Planet Spin fanno pensare che non siano solo catture così, casuali. Si è parlato di iniziative quasi organizzate, piccoli gruppi, forse addirittura, dei charter improvvisati che portano i pescatori proprio lì, specificatamente per tentare il tonno a spinni da riva. E questo, capisci, cambia tutto. Non è più l'incontro fortuito, ma diventa una pressione di pesca mirata, concentrata, su animali che sono lì in una situazione particolare. Una pressione che, stando alle testimonianze, alle immagini che girano, sta avendo conseguenze drammatiche. Planet Spin riporta e commenta casi documentati, sai, quelli diffusi per esempio da Fabio Ricci. Si vedono pesci chiaramente sfiniti, rilasciati male, a volte quasi buttati in acqua senza nessuna cura. E peggio ancora, ci sono quelle immagini terribili di tonni trascinati sui massi, fuori dall'acqua. Inaccettabile. E le conseguenze finali sono quelle più amare, più dure da accettare. Il ritrovamento di tonni morti, spiaggiati lì contro le scogliere artificiali, i tripodi, i tetrapodi, insomma. Addirittura sono stati segnalati casi di pesci trovati morti con ancora l'artificiale in bocca e metri di filo attaccati. Cioè uno scenario che fa pugni con l'etica della pesca sportiva, no? Esatto. E qui tocchiamo il punto scientifico, quello biologico, che Planet Spin ha giustamente messo in luce tante volte. Perché tirare fuori un tonno rosso dall'acqua, anche per poco, è così dannoso, specie letale, diciamolo? Bisogna capire com'è fatto. Non è un pesce qualsiasi, è un organismo endotermico, cioè mantiene la temperatura del corpo più alta di quella dell'acqua. Un atleta pazzesco con un metabolismo altissimo e, cosa cruciale, è un ram ventilator. Ecco, spieghiamolo bene questo RAM ventilator, perché è la chiave di tutto, mi sa. Certo, significa semplicemente che il tonno deve nuotare, sempre. Deve nuotare a bocca un po' aperta per forzare l'acqua attraverso le branchie e prendersi l'ossigeno. Non ha meccanismi per pompare acqua attivamente come fanno altri pesci. Quindi, se smette di nuotare, o ancora peggio, viene tirato fuori dall'acqua, smette di respirare, punto.
In più mettici lo stress del combattimento infinito, l'eventuale esposizione all'aria. Lo shock fisiologico è devastante. L'acido lattico di cui parlavamo, lo sbalzo di temperatura, il collasso circolatorio. Tirarlo fuori dall'acqua, anche solo per la foto ricordo che Planet Spin definisce, giustamente, dannosa, inopportuna in questi casi, significa dargli una botta da cui è difficilissimo che si riprenda. La morte dopo il rilascio, anche se sembra che il pesce se ne vada nuotando, purtroppo è frequentissima in queste condizioni. Molto frequente. Quindi l'equazione è quasi matematica. Combattimento lungo ed estenuante da riva, più possibile uscita dall'acqua, uguale altissima probabilità che il pesce muoia. E stiamo parlando di una specie magnifica, preziosa, la cui pesca, tra l'altro, ha delle regole precise, no? Esattamente. E non scordiamoci un dettaglio che Planet Spin ha rimarcato bene. La stagione di pesca specifica per il tonno rosso è chiusa. Quindi queste catture, anche se poi rilasciate, ma abbiamo visto come e con quali risultati spesso avvengono, in un periodo in cui questi pesci non andrebbero disturbati. Si somma l'illegalità alla scorrettezza etica e al danno biologico. Un disastro su tutta la linea. E questo ci porta dritti dritti alla questione etica. Un tasto su cui Planet Spin batte parecchio, mi sembra. Si legge nei loro articoli, si capisce dai commenti. Queste cose non c'entrano niente, ma proprio niente, con la pesca sportiva vera, quella responsabile. C'è quel principio base, no? Quella linea che non si dovrebbe superare. Ci sono cose che magari tecnicamente puoi fare, ma che eticamente non devi fare. Ecco, queste catture gestite così sono esattamente questo. Sono nella seconda categoria. Non potrei essere più d'accordo. La pesca sportiva, quella con la P maiuscola, si basa sul rispetto. Rispetto per il mare, che è il nostro campo da gioco, e rispetto per i pesci, che sono i nostri avversari sportivi, non carne da macello da maltrattare. Affrontare un pesce così, un tonno rosso, con questa leggerezza, con questa mancanza di preparazione e, diciamolo pure, con questa ignoranza delle conseguenze, è l'esatto contrario del rispetto. È un comportamento che fa male a tutti. Già, perché poi il danno non è solo la perdita, spesso assurda, di questi splendidi animali. Le conseguenze si allargano, colpiscono tutta la comunità dei pescatori sportivi italiani. L'impatto è devastante. Queste immagini, questi racconti minano la credibilità, la reputazione di tutti noi. Creano un danno d'immagine enorme, che poi è difficile recuperare. È un cortocircuito pazzesco e noi pescatori magari siamo i primi a chiedere regole più giuste per altre forme di pesca, a criticare pratiche che non ci piacciono e poi sono proprio comportamenti che nascono dentro al nostro mondo a dare argomenti d'oro a chi ci critica, a chi ci vede come un problema, a chi vorrebbe metterci dei limiti. Diamo letteralmente in pasto queste scene all'opinione pubblica e a chi non vede l'ora di attaccare la pesca ricreativa. E quali potrebbero essere le conseguenze concrete? Si parla sempre del rischio di nuove restrizioni, divieti. Misure locali, tipo la chiusura alla pesca di certe zone e la diga di Ravenna rischia di essere la prima a pagare pegno, se non cambia qualcosa, fino a regole più strette a livello nazionale. Potrebbero limitare attrezzi, periodi, specie, o tirar fuori dal cassetto quell'idea che circola sempre della licenza di pesca in mare a pagamento, magari bella salata, che coltirebbe tutti indistintamente. Ogni volta che succedono cose del genere, diamo benzina a chi lavora per limitarci. E non solo, facciamo quasi un favore a chi, magari nella pesca professionale, ci vede un po' come il fumo negli occhi. Queste immagini sono un'arma contro di noi. Viene da chiedersi, ma cosa spinge alcuni a comportarsi così? È solo ignoranza? Non sapere come trattare un tonno? O c'è dell'altro? Voglia di apparire? La foto a tutti i costi? Penso sia un mix di cose, come suggerisce anche l'analisi di Planet Spin. Un po' di ignoranza c'è, sicuro. Non tutti sanno come funziona un tonno, quanto è delicato. Poi mettici l'adrenalina della cattura incredibile, l'entusiasmo del momento, magari sei lì con gli amici, e ti dimentichi le regole base. Però ecco, non nascondiamoci, in certi casi le immagini mostrano una noncuranza, una superficialità nel trattare il pesce che va oltre, sconfina nel comportamento sconsiderato, quasi bestiale e stupido, uso un termine forte ma che rende l'idea della mancanza di rispetto totale. E sì, la ricerca della foto o del video da mettere sui social, quello che acchiappa i like, sicuramente gioca un ruolo negativo, spinge a fare cose sbagliate. Possiamo anche concedere la buona fede in certi casi.
L'errore è dovuto all'inesperienza, all'euforia del momento, ma il punto centrale, che Planet Spin ripete spesso, è che l'ignoranza non può essere una giustificazione di fronte alla gravità dei fatti. Parliamo di pesci magnifici che muoiono inutilmente e di un discredito che colpisce tutti noi. E i numeri a quanto pare non sono piccoli, non è un caso isolato. Le fonti parlano di molti tonni, addirittura decine, trovati morti. E questo, tra l'altro, è una conferma triste di quei timori, sollevati spesso proprio da Planet Spin sulla mortalità post-rilascio anche in altre tecniche magari considerate più nobili come il drifting, se la gestione della cattura e del rilascio non è perfetta. Esatto, è proprio questa consapevolezza che ci deve far cambiare marcia. Serve un richiamo forte alla responsabilità di ognuno e di tutti insieme. Come pescatori sportivi dobbiamo vederci davvero come custodi del mare, un concetto che Planet Spin promuove da sempre. Essere custodi vuol dire prima di tutto essere competenti, conoscere i pesci che peschiamo, sapere come prenderli e, fondamentale, come rilasciarli in sicurezza. Vuol dire avere l'attrezzatura giusta, e giusta non vuol dire solo potente, ma adatta a ridurre al minimo lo stress e il tempo di combattimento. E significa soprattutto avere un piano chiaro per il rilascio prima ancora di lanciare l'esca, specialmente se sai che potresti incontrare pesci così, delicati e potenti. Quindi il catch and release, cattura e rilascia, va bene, è una filosofia giusta, ma bisogna saperlo fare. Non basta dire l'ho rilasciato e via. Assolutamente no! Il catch and release è prezioso, forse la nostra migliore carta per avere un futuro nella pesca sportiva sostenibile, ma va fatto bene, secondo regole ben precise, come dice Planet Spin. E non vale solo per il tonno, Significa usare ami giusti, magari i circle hook dove si può o si deve perché fanno meno danni. Significa usare terminali che ti permettono di tagliare il filo vicino alla bocca se l'amo è ingoiato. Significa combattere il pesce il meno possibile. Significa ossigenarlo bene prima di lasciarlo. E soprattutto, per pesci come il tonno, significa mai tirarlo fuori dall'acqua se non è indispensabile e per pochissimi secondi, cosa quasi impossibile da riva con pesci grossi. Significa anche scegliere di non pescare specie protette o quando si riproducono. E qui entra in gioco l'educazione, la consapevolezza, altro tema su cui Planet Spin insiste molto. La comunità dei pescatori non può girarsi dall'altra parte o fare solo qualche commento arrabbiato sui social. Ci vuole una presa di posizione chiara. Forte e chiara. Bisogna condannare senza se e senza ma questi comportamenti sbagliati e illegali. Ma non basta criticare, bisogna promuovere attivamente ogni giorno un'etica del rispetto. E la responsabilità è di tutti. Associazioni, negozianti, aziende che producono e vendono attrezzature. Loro, le aziende, hanno un ruolo enorme. Dovrebbero avere un codice etico serio, rifiutarsi di usare o sponsorizzare immagini e video che mostrano pratiche sbagliate o illegali, pesci sotto misura, fuori stagione, maltrattati, tenuti in braccio fuori dall'acqua come trofei, basta. E lo stesso rigore dovrebbero pretenderlo dai loro uomini immagine, i pro staff, i testimonial. Loro hanno una visibilità pazzesca, influenzano tanti, specie i giovani. E invece, purtroppo, ancora oggi vediamo troppe aziende e troppi volti noti che un po' strizzano l'occhio a pratiche così pur di vendere o farsi vedere. Non va bene. Insomma, il messaggio che arriva forte e chiaro dall'analisi di Planet Spin è questo. La pesca sportiva non è un diritto che ci spetta e basta. È un privilegio che ci viene concesso e che dobbiamo meritarci ogni giorno, dimostrando di essere maturi, preparati, rispettosi, responsabili. Comportamenti come quelli di Ravenna mettono a rischio questo privilegio per tutti. C'è urgenza, bisogna fermare questa deriva. L'urgenza è massima, sì. Non possiamo permetterci altri spettacoli del genere. Ogni tonno morto così, inutilmente, è una sconfitta per tutti noi. Non c'è altra parola. Bene, proviamo allora a tirare un po' le somme di questa nostra chiacchierata, basata sui contenuti e le analisi di Planet Spin. Abbiamo visto quanto è grave la situazione alla diga di Ravenna. Catture di tonni rossi da riva gestite in modo inaccettabile, eticamente, biologicamente e anche a livello di regole. Abbiamo sottolineato come questo porti alla morte evitabile di tanti pesci e dia una mazzata terribile all'immagine di tutta la pesca sportiva italiana, aprendo la porta a possibili nuove e pesanti restrizioni. E abbiamo ribadito forte l'appello alla responsabilità, sia personale che collettiva.
il ruolo chiave dell'educazione, della conoscenza e della promozione attiva di pratiche corrette, compreso un catch and release fatto come si deve. Proprio così. E magari, per chiudere, possiamo lasciare uno spunto di riflessione a chi ci ascolta. Qualcosa su cui pensare attivamente. Al di là della condanna giusta e necessaria di questi episodi che speriamo davvero finiscano subito, cosa possiamo fare noi concretamente come comunità di pescatori sportivi italiani? Cosa possiamo fare perché il rispetto delle regole, della biologia dei pesci, dell'etica, diventi veramente la norma, la cosa scontata, e non più l'eccezione? Come passiamo dall'indignazione, magari solo online, ad azioni reali, costruttive, che proteggano sia il mare sia il nostro futuro di pescatori? Come possiamo prevenire invece che solo reagire e condannare dopo? Domande fondamentali, richiedono una risposta da parte di tutti noi, un impegno personale. Per chi volesse approfondire, trovare guide pratiche sul catch and release fatto bene, sulla scelta dell'attrezzatura o semplicemente seguire gli aggiornamenti e le analisi di Planet Spin, il punto di riferimento è il sito www.planetspin.it. Lì trovate articoli, video e potete anche interagire, magari chiedere consigli via WhatsApp. Non dimenticate poi l'app Planet Spin, le guide e i manuali che trovate anche su Amazon e la mappa interattiva degli itinerari. E un ultimo invito. Parlatene, condividete questa discussione con i vostri amici pescatori. La consapevolezza è il primo indispensabile passo per cambiare davvero le cose, ed è necessario. Grazie per averci seguito in questa analisi su Planet Spin Podcast. Al prossimo approfondimento.